Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti perché Karma Rosso? Dunque, karma è causa-effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato 2 o 3 cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Questa lettura la facciamo così diamo un po' di leggerezza a quello che è di solito il tono di questo canale, però non dimentichiamoci che siamo qui per fare qualcosa che di solito viene chiamato crescita personale, quindi non perdiamo il focus. Dunque, lo so che il titolo magari per alcuni è un po' fuorviante, nel senso che siamo abituati a pensare che se qualcuno legge i tarocchi per sapere se ci sono persone che hanno sentimenti nascosti nei nostri confronti, siamo tentati di pensare, ecco, che andiamo a parlare di desiderio sessuale o di amore mai dichiarato. Ragazzi, non c'è solo quello, ok? Purtroppo non c'è solo quello, c'è molto di più. E può essere che ci sia persone che magari ci invidiano, persone che non riescono a farsi andare bene il fatto che noi siamo ciò che loro desidererebbero essere. Potrebbe essere che ci siano persone che ci ammirano, per cui andiamo a vedere, lo so che 4 possibilità, vista da questa prospettiva magari non è abbastanza, no? Però andiamo a vedere quelle che sono le possibili persone che hanno dei sentimenti che per qualunque ragione non possono o non vogliono manifestare o non credono di dover manifestare nei nostri confronti. Okay. Come sempre abbiamo queste 4 scelte, però prima di andare a selezionare le rune, potete scegliere anche con i mazzi ovviamente, ma prima di andare a selezionare le rune che magari vi aiutano di più, voglio fare un annuncio. Nei prossimi giorni, in particolare dall'1 al 3 di settembre, c'è una promozione per tutti quelli che sono interessati ad acquistare il mio corso per imparare a leggere le carte con il mio metodo. Ovviamente non è un metodo che si basa solo su un mero elenco di significati, quelli che già hanno cominciato a farlo con me sanno benissimo di cosa parlo. Vi lascio come sempre nella sezione dei commenti dove ci sono i marcatori temporali i link per accedervi. Sappiate che dall'1 al 3 di settembre 2023 applico uno sconto del 10% per quelli che decidono di acquistarlo. Ovviamente l'acquisto deve essere fatto all'interno di questi 3 giorni. Quindi vediamo qui la runa per il primo gruppo, eccola qui, e la mettiamo qui. La runa per il secondo gruppo, eccola qui. La runa per il terzo gruppo, caduta subito, eccola qui. E la runa per il quarto gruppo, eccola lì. E la mettiamo qui. Come vi suggerisco sempre, mettete in pausa se vi serve per selezionare meglio il vostro mazzo, oppure semplicemente potete tornare a questa lettura più avanti per altre persone, per altre situazioni, o magari verso lo stesso sentimento o sensazione che qualcuno vi nasconda qualcosa. Vado a cominciare con la numero 1. Quindi scelta numero 1, eccoci qua. Allora, andiamo a vedere chi ha sentimenti nascosti verso di te e cominciamo cercando di capire chi è questa persona, che posizione ha rispetto magari alla tua vita. Cerchiamo di trarre informazioni in generale su quello che può essere la dinamica, vediamo cosa salta fuori. Dunque, le persone che stanno guardando questa risposta, che tipo di persona hanno nella loro vita o in generale, nella vita in generale, che ha sentimenti non rivelati verso di loro. Questa immagine già sarebbe abbastanza per dire che qui c'è qualcuno che ha qualcosa da dire ma magari non lo vuole completamente dire.
È qualcuno che vi guarda da vicino, qualcuno che ha la possibilità di entrare nella vostra vita senza grandi problemi. Potrebbe essere un amico, un'amica, un cugino. La mia sensazione è che stiamo parlando principalmente di famiglia o comunque di persone di cui ci fideremmo come fosse un legame di sangue o di più. Ed è qualcuno che purtroppo temo semini anche un po' di zizzania e quando voi non ci siete parla falsamente bene di voi, ha un aspetto ambivalente in generale quando si tratta di affrontare la vostra persona mentre non siete lì in presenza. Quindi faccio un esempio: magari in una riunione familiare questa persona dice ah sì, non so, mettiamo Giorgia, ok? Giorgia è una persona fantastica, si dà molto da fare sul suo lavoro, l'ammiro molto, e poi magari procede dicendo sì, però comunque è stata anche fortunata perché i suoi hanno della disponibilità economica di partenza e poi a lei non è mai successo nulla di niente, di male, scusate, nella vita, e quindi figurati con una situazione di partenza così sarebbe stata scema a non arrivare dove è arrivata. Quindi c'è sempre dell'amaro, del dissapore in realtà quando questa persona esprime un atteggiamento positivo nei vostri confronti. Ecco perché intendo bivalente, e credo che cerchi di seminare abbastanza coscientemente terreno perfetto per far sì che poi crescano dei dissapori e che la stima che altre persone nutrono nei vostri confronti vada a scemare con il tempo, o come si dice, mette la pulce all'orecchio per situazioni che in realtà non sono reali, come per esempio dice vabbè Giorgia ti paga sempre il conto però poi ti chiede dei favori quando meno te li aspetti, si aspetta che tu gli restituisca il favore in un'altra maniera. Quindi le persone dicono ma io non ho questa esperienza con Giorgia, però poi sai comunque è un qualcosa di poco carino detto in presenza di persone che in teoria sono tutte persone che ti vogliono bene, che sono vicine a te. È naturale che poi queste persone comunque non riescono a eliminare totalmente questa cosa dai loro ricordi, e la speranza di questa persona che si comporta in questa maniera nei tuoi confronti è proprio quella di riuscire a smantellare quella aura di leggenda che reputa che ci sia nei tuoi confronti. Ora, come mai fa questo? Sapete, ci avevo azzeccato abbastanza con l'esempio. Questa persona reputa di avere come possiamo dire, un certo livello di abilità, caratteristiche personali, doti personali che vorrebbe esporre al mondo, vorrebbe che potessero essere apprezzate da chiunque, vorrebbe utilizzare per migliorare anche magari il suo tenore di vita. Però il problema qual è? Non ci crede abbastanza, non ha mai fatto nulla effettivamente di serio per cercare di portare a diventare utile, no? Anche in senso economico, per esempio, queste sue qualità. E non riesce a spiegarsi com'è che, secondo il suo punto di vista, tu non hai quello che ha lei, o magari ce l'hai ma vale meno perché sei partita con uno background, una famiglia, un ambiente che sono stati in grado di supportarti già dall'inizio con istruzione migliore, più denaro, una predisposizione di supporto, buona genetica, un bel aspetto fisico, qualunque sia ciò che questa persona reputa che tu abbia e che lei non ha di partenza e che le crea svantaggio, e sulla quale basa un malsano senso di competizione nei tuoi confronti, convinta che la sua non riuscita nella vita sia solo una questione di fortuna, e reputa che quella fortuna gliela rubino persone come te, perché partono già da un punto di vantaggio rispetto alle
capacità che questa persona potrebbe avere. Quello che posso dire è che purtroppo invidiosi si nasce, perché ho la mia esperienza alle spalle, quella di tante persone. È vero che partire avvantaggiati, come dice l'espressione, porta vantaggi, ma non è tutto lì. E le persone di questa tipologia dimenticano cosa vuol dire il loro lavoro, dimenticano cosa vuol dire tener duro quando sei da solo in una strada, e magari dimenticano anche comunque che è pur sempre una scelta fatta di piccoli momenti che si continuano a creare e a sostenere durante tutte le nostre giornate della nostra vita per arrivare a costruire un obiettivo e a materializzarlo. E solo una persona che non è matura abbastanza incolpa l'esterno invece che l'interno quando qualcosa non va. Poi ragazzi, esiste la sfiga, esiste non riuscire ad avere ciò che vorremmo perché o per natura o per, ripeto, sfortuna non è andata, però direzionare l'odio verso altre persone fa male solo a noi. E questa persona effettivamente me la vedo a cercare di fare, per esempio, che ne so, 1000 corsi per imparare quello che volete fare voi, e nota che a lei ci vogliono, che ne so, il doppio delle settimane per imparare qualcosa. Questa persona segretamente si reputa meglio di tutti, però di fatto quando si passa alla pratica ha bisogno di più tempo degli altri per riuscire a mettere a frutto, o ha dei limiti personali di ego così grossi che non riuscirà mai a mettere a frutto. E mi sta venendo detto, è italiano? Mamma mia. Quando scarico informazioni, ragazzi, perdo il senso di dove sto sul pianeta precisamente, scusatemi. Quello che stavo dicendo è, mi si sta dicendo anche che un esempio buono è il lavoro che faccio io, perché comunque con il canale YouTube, Instagram, tutto quello che è, sono esposta al pubblico, e quindi ci sono persone che magari mi ammirano a parole e poi anche se riescono ad entrare in contatto con me, a parlare e a esprimersi in una certa maniera, non riescono a sopportarmi per degli aspetti che non riescono a spiegare a loro stessi della loro stessa vita, e magari mi vengono a dare dei consigli o a dire delle cose che sembrano essere di interesse e invece sono delle critiche, sono un tentativo di essere partecipi della mia grandezza senza averne minimamente la qualità. Quindi mi viene da ridere, perché se qualcuno è così e mi sta guardando l'energia non mente, è così, e per cui può riguardare tanto me quanto qualcuno qui che invece come me si trova nella posizione di chi viene alle spalle, come possiamo dire, bistrattato, sminuito. Quindi c'è molta invidia e odio per quello che sono le proprie incapacità, ma sono mascherate dall'ego, da una serie di scusanti, ok? Quindi come riconoscere questa persona? Vediamo se... Questa persona la notate perché c'è sempre sullo sfondo, ma mai in prima linea. Significa che magari... non lo so, aprite un negozio, no? E fate l'inaugurazione, e questa è la classica migliore amica che avevate fin dai tempi dell'asilo, e partecipa a tutte le vostre vittorie, è stata la vostra damigella d'onore al matrimonio, vi conosce perfettamente e maschera la sua invidia da critiche costruttive, proprio perché ha il vantaggio di aver acquisito, diciamo, una posizione in prima linea nella vostra vita, per una questione che c'era tra le prime come presenza fisica nella vostra vita. Quindi c'è, però quando si tratta di darvi magari una mano attivamente, non è mai in prima linea. Magari è occupata, magari vi telefona per sapere come va e essere sicura di esserci a quell'evento che organizzate, però all'evento non organizza mai cose importanti,
oppure non partecipa mai effettivamente supportandovi, che ne so, vi dà una pacca sulla spalla quando c'è qualche delusione in corso ed è particolarmente vicina quando ci sono dei problemi, ma non è mai vicina quando c'è da dare una vera mano per togliere un problema. Sono atteggiamenti molto fraintendibili, perché noi come umani, quando abbiamo una difficoltà e vediamo che qualcuno corre ad abbracciarci, siamo molto focalizzati sull'abbraccio, poco su chi ce lo dà, e quindi ci perdiamo il perché ce lo dà e che cosa prova quella persona nel darcelo. Quindi attenzione, mi viene detta proprio la frase, è una serpe, si nasconde sotto alle pietre, quando passi di lì senza pensarci ti morde. Quindi ok, mi viene da ridere perché mi viene suggerito, non era quello che cercavo, ma mi viene suggerito un modo per scovare questa persona in maniera che si riveli e si tolga dalle scatole una volta per tutte, perché è proprio una persona inutile, è dannosa, perché poi ricordatevi, quando voi fate partecipare delle persone a aspetti importanti della vostra vita, come ad esempio un progetto, le intenzioni che queste persone aggiungono a quel carico di energia che voi create verso il vostro progetto può portare anche a creare problemi dove non ce n'erano, perché comunque quella persona, volendo o meno, rivolge attenzioni non carine, quindi distruttive o confusionarie o degradanti verso quello che è l'energia che state costruendo voi. Per quanto forti siate, comunque la negatività sporca, ok? Quindi mi viene detto, fai una classica mossa da teenager, metti un post, una scritta, un qualcosa, magari su Facebook, magari su Instagram, magari su WhatsApp, come è stato, o semplicemente mi viene mostrato, metti una frase, se stai per organizzare un evento importante, che ne so, una comunione, una roba del genere, e fai gli inviti, o fai la carta del menù e quindi poi vuoi renderla più carina con una frase d'autore, cose di questo tipo. Scegli una frase che parli proprio di onestà e di chi sta vicino e mettici dentro magari anche qualcosa sul karma. Fai in maniera che poi l'espressione sul viso di queste persone riveli chi è questa persona che ha dei sentimenti non completamente onesti nei tuoi confronti. Lascia che si riveli e poi erigi un muro. Non hai bisogno di affrontare questa persona direttamente, ti deve bastare la faccia della verità, chiamiamola così. Quindi questa era la tua lettura particolare, mi ha fatto quasi ridere, nel senso che temo che più di qualcuno si ritroverà in questa lettura e ti auguro il meglio, grazie per essere stato qui, spero di essere stato d'aiuto e se hai bisogno di cercarmi o di trovare qualche soluzione, eccoti lì il link sotto cui sta riunito qualunque tipo di link per entrare in contatto con me. Ti ricordo che dall'1 al 3 di settembre c'è la possibilità di acquistare il mio corso per imparare a leggere le carte come faccio io, con uno sconto del 10%. Basta che tu mi mandi il tuo contatto attraverso quel link e chi avrà lasciato il suo contatto in quelle date avrà diritto automaticamente allo sconto. Ok? Bene, intanto io ti saluto e noi ci vediamo più avanti sul mio canale. Ciao ciao! Eccoci con il gruppo numero 2. Andiamo a vedere che sentimenti nascosti ha una specifica persona verso di voi. Cerchiamo di capire chi è e come mai questi sentimenti ci sono, che cosa riguardano. Però prima di proseguire con la lettura vi ricordo che c'è uno sconto del 10% disponibile per tutti quelli che dal 1 al 3, non terzo, di settembre lasciano il loro contatto attraverso la pagina dedicata per avere accesso al mio corso per imparare a fare le carte come le faccio io. Quindi ricordatevi, 1, 2, 3 settembre, se lasciate i dati attraverso il modulo che trovate sulla pagina per imparare a leggere il tarocchi come faccio io, avete lo sconto del 10%. Il link lo trovate sia nella sessione dove ci sono i marcatori temporali, quindi nel primo commento sotto questo video,
oppure anche a fine lettura in questa zona dello schermo. C'è un link e quel link unisce altri link, tra cui quello per il corso di carte. Allora, chi nutre sentimenti nascosti verso chi sta guardando questa selezione? Chi nutre sentimenti non rivelati, nascosti a chi sta guardando questa lettura? Chi sono? Chi è questa persona? Dunque questa persona la conoscete molto bene, è una persona che è nella vostra vita probabilmente nelle vesti di amico o amica, ed è una persona che conoscete bene perché vi trovate anche bene a parlarci, probabilmente ci scherzate parecchio, probabilmente potrebbe essere qualcuno sul lavoro, perché mi viene mostrata un'immagine di due persone che lavorano insieme e che hanno anche un rapporto stretto, nel senso, se uno dei due sta a casa da lavoro perché è ammalato, l'altro chiama e chiede come stai, cosa succede, hai bisogno di qualcosa, quindi c'è un legame che non è superficiale, voglio dire, no? E questa persona ha dei sentimenti nei vostri confronti, poi andiamo a vedere che tipo di sentimenti è, perché sento che c'è un mix qui di varie situazioni, però è qualcuno con cui generalmente vi trovate bene a scherzare, credo che sia il segno distintivo, credo che ci aiuti proprio a individuare quali persone nel vostro circolo privato potrebbero essere questa persona. Potrebbe tranquillamente anche essere una persona di un segno di fuoco, in particolare mi viene detto Leone o Sagittario, magari ha dei piazzamenti forti con quei segni, però non voglio che diventiamo pazzi su questa roba. È qualcuno che sdrammatizza sempre, è qualcuno che sembra molto leggero con quasi una testa da segno d'aria, quindi molto incline a usare l'umorismo ragionando, diciamo, no? Facendo battute di spirito piuttosto taglienti, mirate, e non pensereste mai che questa persona ha questo tipo di sentimenti nei vostri confronti, proprio perché per il tipo di personaggio che generalmente si trova a giocare con voi in pubblico e nel privato, ostacola quello che potrebbe essere riuscire a comprendere che questa persona ha una complessità che va oltre quel personaggio, e non è che è colpa vostra, è che questa persona sceglie di mettere davanti al mondo questo tipo di faccia e quindi poi ne cade anche schiavo. Mi viene da dire che è un maschietto, comunque portatore di energia maschile in maniera preponderante, quindi vediamo. Ha un po' l'aria del guerriero che ha un aspetto giocoliere, giocoso, ok? Qualcuno che è bravo, per esempio. Non so come mai c'è questo richiamo continuo al lavoro, quindi ripeto, probabilmente è qualcuno sull'ambiente di lavoro. Qualcuno che è molto serio sul lavoro, ma in realtà fa fare delle risate pazzesche, è una persona che sembra molto leggera quando può. Dunque, che tipo di sentimenti nutre questa persona nei confronti di chi sta guardando? Non direi che è amore puro, nel senso che vi pensa giorno e notte o che ha sognato una vita con voi. È una persona che, se il contesto in cui vi siete incontrati e se la vostra vita in generale avesse un'altra forma al momento, avrebbe probabilmente preso la palla al balzo per andare oltre, per essere diretto come sempre in genere nel suo modo di fare,
e dirvi: senti, mi interessi, che ne dici se andiamo a prenderci, che ne so, un tramezzino insieme quando facciamo una pausa più tardi, o un aperitivo finito l'orario d'ufficio. È qualcuno che in realtà vi apprezza molto. Sì, ha sentimenti romantici, però credo che di mezzo ci sia una serie di situazioni da parte, soprattutto della vostra vita, che ostacola il desiderio di questa persona di esporsi troppo. Quindi ci sono degli equilibri che questa persona non vuole andare a toccare e li considera una presenza sufficiente nella vita di entrambi per ostacolare qualunque discorso molto diretto nei vostri confronti. Sì, può trattarsi della vostra famiglia o della vostra situazione di vita in generale. E poi c'è anche il lavoro di mezzo. Questa persona non vuole confondere l'ambiente con i sentimenti. Reputa anche che, per come siete fatti, una dichiarazione di questo tipo potrebbe veramente sconvolgere gli equilibri. E a questo punto la persona non è che ne so, un quindicenne che non pensa alle conseguenze nel mondo degli adulti, no? E dice: se io facessi questo passo, inevitabilmente non è che rischio di rovinare l'amicizia, la rovino, perché comunque sono conosciuto in una maniera, ci si aspetta che io sia in un certo modo, mi va anche bene, condividiamo l'ambiente di lavoro, comunque un ambiente importante, magari siete due genitori, no? E vi siete conosciuti perché, che ne so, nel gruppo di genitori del calcio del figlio ci si conosce, però è un qualcuno che non solo ha in mente, voglio dire, il rigore e come ci si deve comportare, non è una questione di rigidità o di rispetto solo perché così si fa. È proprio perché si rende conto che nel momento che fa un passo, probabilmente tutto l'equilibrio tra voi va a scemare, cioè probabilmente anche questo interesse lo nutre in questa maniera nei vostri confronti, perché è tutto quello che vi ha portato vicino, che ha anche enfatizzato certi aspetti dell'attrazione che questa persona prova per voi, e probabilmente è così anche dall'altra parte, cioè dalla vostra parte, perché la sintonia c'è, ma ci sarebbe stata in altre situazioni. Quindi questa persona dice: ma se cambiassimo l'ambientazione, se io anche andassi diretto con questa persona, se entrambi fossimo single, ricchi, senza nessun tipo di problema e volessimo solo divertirci, no? Se anche fosse così, ne varrebbe la pena, perché è divertente ora, ma cambiando alcune variabili di questo gioco sarebbe ancora divertente essere vicini. Quindi sì, il gioco non vale la candela, meglio così, per cui questa persona questo dice a se stessa, e non sono qui per dire giusto o sbagliato, ci vedo una logica, ci vedo una consistenza da parte di questa persona, vedo come possiamo dire, integrità, ok? Per cui probabilmente avete un po' capito di chi si tratta a questo punto. Mi viene da chiedere che cosa accadrebbe se voi magari faceste capire a questa persona che effettivamente avete capito la complessità dei suoi sentimenti nei vostri confronti. Beh, non se lo aspetterebbe, la cosa farebbe molto piacere, perché comunque toglierebbe gran parte del peso. Questa persona la vive un po', non dico con l'ansia, ma beh, conosciamo tutti quella sensazione di farfalle allo stomaco, no? Ma sono farfalle allo stomaco positive o è ansia? Ok? Quindi questa persona sicuramente rimarrebbe piacevolmente stupita dal vedere che anche voi avete capito che cosa prova e accettate senza problemi, e con questo non significa dire che dovete per forza poi portarla a diventare qualcosa di più, ma comunque farebbe piacere e probabilmente metterebbe questa persona nella posizione anche di cominciare a farsi altre domande del tipo: ok, e ora che mi ha fatto capire che ha capito, è una maniera di dire che contraccambia o no? Quindi credo che la mettereste un po' in crisi, sinceramente. Con che conseguenze? Con che
conseguenze. Con che conseguenze nel loro rapporto, nella loro vita. Strano, tardano ad arrivare le carte e sento nella testa con nessuna conseguenza. Sì, non credo che poi la cosa evolverebbe, credo che sarebbe solo un prendere coscienza da ambo i lati che c'è comunque questa attrazione, che poi ragazzi, devo dirlo, tante volte, il 90% delle volte, quando ci troviamo davanti a un legame che è sincero e che ha una certa intensità, come esseri umani, non comprendendo completamente la grandità di certe emozioni, perché magari c'è una vera affinità d'anima qui, no? Abbiamo bisogno per razionalizzarla di ricondurla a qualcosa che conosciamo. E cosa conosciamo? Sesso, amore, famiglia, paura, fame. Quindi tante volte ci troviamo a ricondurre esperienze che in realtà sono uniche o che non hanno nulla a che vedere con quello che già conosciamo a qualcosa che lo riduce, che tenta di descriverlo ma non c'entra nulla. E per cui è un bene in realtà che questa persona non faccia nessuna mossa, anche se c'è una sorta di dichiarazione di contraccambio da parte vostra o una presa di coscienza chiara. No, so che mi senti come amico, nutri particolare interesse verso di me, che magari in un'altra situazione avremmo potuto essere insieme, no? In una coppia romantica, intendo. Però questo farebbe solo piacere sia alla persona che a voi, perché è una maniera di dire c'è un legame vero qui, che ha comunque superato ogni sfida, no? Per cui ogni sfida della forma, intendo. Per cui in realtà, vi dirò, la sto percependo con una cosa molto carina. E poi mi viene ripetuto, comunque le vite ora hanno due equilibri totalmente particolari, ognuno ha le sue cose da fare, che non deve per forza essere solo una questione di famiglia, no? E di matrimoni o che ne so. Però diciamo che ormai siete su due pianeti diversi per quanto riguarda la forma della vostra vita. Però sicuramente credo che se vi foste incontrati in un'altra fase, o magari se vi incontrate più avanti in un'altra fase, chi lo sa, potrebbe nascere qualcosa di interessante. Però per ora io ci vedo una vera amicizia data proprio da un contatto profondo da cuore a cuore, ok? Al massimo, se uno lo dice all'altro, c'è solo una bella sensazione di rimando, non ha senso confondere con dell'altro. Bene, questa è la vostra lettura, io vi ringrazio di essere stati qui, spero di avervi dato una mano, di avervi alletato e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao! Siamo qui con la terza scelta e mettiamo qui la nostra runa. Prima di cominciare vi ricordo che se siete interessati a fare il mio corso di carte per i primi giorni di settembre, precisamente solo l'1, 2 e 3 di settembre, c'è la possibilità di avere il corso con uno sconto del 10%. Per essere contattati, per avere accesso al corso e a tutto il resto, bisogna lasciare i vostri dati di contatto attraverso il link dedicato alla pagina del mio corso. Dove lo trovate? Lo trovate nella sessione qui sopra, in questa zona, alla fine della lettura, troverete un link e accedendo a quel link troverete anche poi il link del corso di carte. Oppure trovate il link diretto nel primo commento sotto il mio video dove ci sono i marcatori temporali. Ok? Solo l'1, 2 e 3 di settembre. Allora, andiamo a vedere adesso che tipo di sentimenti nascosti ha la persona o le persone di cui andremo a parlare nei nostri confronti. E prima cerchiamo di capire di chi si tratta, poi cerchiamo di capire che sentimenti sono e poi andremo da lì in poi seguendo quello che la lettura ci dice. Dunque, chi è la persona che nutre sentimenti non rivelati a chi sta guardando? Verso chi sta guardando? Cioè la persona che nutre sentimenti non rivelati verso chi sta guardando.
Ok, questa è proprio la conferma spietata di quello che stavo pensando. Quindi già cercando di capire chi è questa persona, ho capito anche il 90% dei sentimenti che nutre nei vostri confronti, di cui non vi parla. Innanzitutto, questa persona appartiene al passato ed è una persona che credo sia molto nel vostro passato, cioè sto parlando anche di qualche anno fa. Potrebbe essere qualcuno con cui ancora qualcosa è in atto, cioè faccio un esempio. Magari avete divorziato da qualcuno o state cercando di divorziare da qualcuno da anni, effettivamente il rapporto è concluso, quello che si doveva dire è stato detto a suo tempo, o forse no, o forse non completamente, o forse, come vedo qui, la persona nel tempo ha maturato una forma di autocoscienza tale per cui è stato possibile arrivare al punto in cui adesso si trova a ripensare spesso a come sono andate le cose e ci pensa come, ed ecco qui che entriamo nel denso del discorso, perché qui probabilmente riuscirete a capire esattamente di chi stiamo parlando. Poi se magari vi ritrovate sempre con la solita persona davanti, con le stesse dinamiche, seguite il cuore, perché sicuramente riuscirete a capire chi è questa persona o chi sono queste persone, chi lo sa. Dunque questa persona se l'è meritato pienamente di stare fuori dalla vostra vita, e se l'è meritato perché ne ha combinate. Non necessariamente si tradisce quando si dice che si combina, anche perché ci sono mille modi per tradire, non solo fisicamente, no? Però è qualcuno che ha tagliato via un pezzettino alla volta la fiducia e la stima che voi nutrivate nei suoi confronti. Quindi è stato un lavoro di logorio, non è accaduto dall'oggi al domani. Ed è una persona che con il tempo, e direi anche la solitudine e probabilmente difficoltà che con il tempo, bene o male, un po' tutti cominciamo a sperimentare, magari non sono le stesse difficoltà per tutti, ma tutti col tempo sperimentiamo prima o poi delle difficoltà, no? E mi viene detto sì, soprattutto se quando ci siamo incontrati eravamo molto più giovani e ora non siamo più quei giovincelli, e quindi le cose cominciano a cambiare anche per noi, la vita diventa reale, no? Come si dice. Quindi questa persona comincia a fare i conti, e non sono conti del tipo oddio che cosa ho perso, non dovevo fare quell'errore, oppure rivorrei questa persona nella mia vita, sono innamorata, innamorato follemente, come la riconquisto, niente di tutto questo. Quello che vedo è una sorta di quello che ho fatto ha causato conseguenze ovvie che solo io, in quanto idiota, non sono riuscita a vedere al tempo, e sopra queste conseguenze ho dormito parecchio fino ad adesso, e non solo ora le pago queste conseguenze, sconto le pene, ma qui il focus non è su quello, è sul fatto che questa persona si pente di essere stato così stolto o stolta. Voglio andare più a fondo, perché questo non è solo dire sono stata una brutta persona, è guardare al passato, farsi due conti e dire vorrei che chi ho ferito, in questo caso voi, avesse la possibilità di sapere che sono un idiota. E ovviamente voi questo l'avete già capito, no? Questa persona non è nella vostra vita perché si è comportato da tale, quindi non ha più ragione di starci. Però c'è un desiderio da parte di questa persona di avere una sorta di bacchetta magica o di viaggiare nel tempo e tornare indietro, non per evitare di fare certi errori, ma più che altro per non è neanche chiedere scusa in sé, è riuscire a fare impari con il disagio che ha provocato nella vostra vita. È un tentativo di viaggiare con la mente e con l'immaginazione e tornare indietro per vedere se si poteva in qualche modo togliere dalla vostra vita le conseguenze delle barbarie che questa persona ha causato.
E voi direte che pro, infatti non c'è nessun pro, è solo che il senso di colpa di questa persona si esprime con questo irrealismo, con questa immaturità in realtà comunque emotiva, perché questa persona arriva a questo punto solo perché percepisce che nel tempo la miseria che portava dentro è aumentata e l'esterno non sta rispondendo con migliorie, sta rispondendo sempre con la solita schifezza. E la mente lo porta automaticamente a pensare a quando però c'era quella persona nella sua vita, voi, che effettivamente è stata in grado di essere l'unica nota positiva o molto più che positiva. Quindi capite che qui è un po' più complesso che dire ho sbagliato e vorrei riuscire a dirtelo. Vorrei che tu mi dessi, che ne so, l'occasione di rispondermi al telefono perché te lo voglio dire, perché non è una questione di fare le scuse qui. È più che altro una sorta di pianto su se stesso. Non voglio dire che è proprio una lacrima di coccodrillo, ma insomma è un'evoluzione umana di quel concetto. Per cui queste sono cose che questa persona non comunica, perché se anche ci parlate o la vedete, non comunica, non lo dice. Vedi, c'è anche il 10 di bastoni. Credo che sia molto suscitato questo atteggiamento anche dal fatto che la persona in sé sta vivendo dei momenti difficili, certo. Ed effettivamente voi eravate veramente speranza e luce nella sua vita. Quindi perché non lo dice? Perché cos'è che spinge a non dire? Orgoglio? Stupidità? Dunque cerchiamo di capire, perché mi sembra che questa persona veramente non ci stia molto con la maturità. Questa persona non vuole tornare nella vostra vita con intento romantico, ok? Ma non vuole nemmeno che questa sia la realtà. Perciò in qualche maniera teme che se si espone su questa cosa, definitivamente, dovendogli voi dare una risposta, o questo almeno presuppone la persona, la risposta probabilmente sarebbe, vabbè, comunque voglio continuare a non vederti mai più. Per cui taglierebbe fuori dalle possibilità che ci sono, ammesso che ci siano, che ci sia un'altra forma di contatto con questa persona che è positiva, che è costruttiva, ma la persona non desidera un'altra possibilità in realtà. Quindi che cosa desidera veramente? Questa persona desidera solo tornare indietro nel tempo e in qualche maniera cambiare il risultato. Capite che non è neanche cambiare le proprie azioni, è cambiare il risultato. Non ha un'idea di come funziona la vita questa persona. Vuole sentire l'illusione di non dover buttare via tutto quello che è stato, di avere un'altra possibilità, ma non ha idea di che tipo di possibilità desidera. Questa persona sta sragionando, è proprio mi viene da dire, perché lo sento in testa, va bene, mangiati sto minestrone che ti sei fatto, cosa ti devo dire? Sei il solito ridicolo, pensi di avere trovato maturità, di aver capito qualcosa, di aver elaborato le tue emozioni, ma sei il solito, solo con più anni sulle spalle, quindi ti metti anche a fare il sentimentale ora, ma non te lo potresti neanche permettere, non ne hai lo spessore. Quindi c'è anche una sorta di capacità di comprendere, di comprendere che se questa persona si confronta con voi, non solo non ne guadagna nulla, ma rischia anche comunque di andare a sollecitare qualcuno che non ha problemi a dirti sei un buffone. E in questa posizione questa persona non desidera sentirsi dire una roba del genere. Quindi preferisce stare in questo antro questa sorta di museo sentimentale con lo scopo di, non lo so, di autodistruggersi, probabilmente di commiserarsi ancora un po'. Però questo è veramente quello che la persona prova. È quello di cui vi vorrebbe parlare, esporsi, questi sono sentimenti non completamente rivelati. Per cui sì, la lettura è chiara,
probabilmente vi sarà venuto anche in mente di chi stiamo parlando. Fidatevi del vostro cuore. Il primo nome, faccia, viso che vi è venuto in mente è probabilmente quello giusto. Ok? Quindi io vi ringrazio di essere stati qui, spero di avervi dato una mano e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao! Ed eccoci quindi alla quarta possibilità. Prima di andare a fare la lettura, che va a vedere quali sono i sentimenti nascosti di questa persona verso di voi, vi ricordo che se siete interessati a fare il mio corso di carte con il mio metodo, c'è uno sconto disponibile solo per i giorni 1, 2 e 3 di settembre, ovviamente 2023. E come si fa ad avere accesso a questo sconto? Basta lasciare i vostri contatti, il vostro numero e nome, attraverso il modulo che trovate sul link che ci sarà, che comparirà alla fine della lettura in questo spazio. Oppure andate sul primo commento sotto il mio video dove ci sono i marcatori temporali e lì trovate il link diretto. Quindi lasciando i vostri dati l'1, il 2 o il 3 di settembre, quando io torno dalle vacanze, li vedo, vi contatto e ne parliamo, insomma, ok? Bene, allora andiamo a vedere. Prima cerchiamo di capire di chi si tratta, chi è questa persona che nutre sentimenti non dichiarati nei vostri confronti. Chi è questa persona che nutre sentimenti non dichiarati nei confronti di chi sta guardando questa scelta? Ok, chi è questa persona? Chi è questa persona? Chi è questa persona? L'avevo capito, ma come mai con questa energia? Dunque, innanzitutto è qualcuno che vi guarda da lontano. Forse avete incrociato questa persona, forse no. Forse sapete che esiste, forse no. La mia sensazione è che non sia così rilevante. Paradossalmente potrebbe essere anche, che ne so, un padre, però non vi ha mai degnati di uno sguardo. Sapete chi è, ma non sapete che tipo di persona sia dal vivo, ok? Per farvi un esempio di come possono funzionare queste energie. Perché stavo cercando di capire come mai si è proposto in una certa forma il messaggio che vedevo nelle carte e mi viene detto è qualcuno che in realtà è marginale nella vita di chi sta guardando. Però questa persona sa molte cose di voi, nel senso che o si informa o vi segue da un po', o comunque sappiate, date per certo, che vi ha cercato più volte e probabilmente vi tiene anche d'occhio attraverso i social, quindi attraverso, diciamo, tramiti tecnologici che non implicano che questa persona vi parli. Ma sapete come funziona, no? Si può sempre arrivare a capire quello che si vuole indagando per benino. Quindi è una persona che vi guarda da lontano e vi guarda con puro, come possiamo dire, con la pura intenzione di capire meglio chi siete, cosa fate con le vostre giornate. Allora, non ha intenzione subito, se non altro, di accostarsi fisicamente a voi, di approcciarvi e di dire ciao, io sono questa persona, oppure ciao, io voglio parlare di quest'altra cosa. Non credo che sia nemmeno nella mente a questo punto di questa persona. Cioè questa persona decide di stare a distanza, però vi guarda e guarda come fosse qualcosa che non comprende totalmente, come si scruta per esempio, no? Un seminario, si parla di un argomento che ci interessa ma è veramente qualcosa che mi interessa fino a quel punto. E ora vado a vedere i sentimenti, quindi capiremo anche meglio perché c'è questo atteggiamento, capiremo meglio anche da dove viene, da dove si origina, perché trovo che quello sia il senso. Allora, questo
Questo lo possiamo chiedere subito. Da dove si origina questo atteggiamento? Da che tipo di situazione o energia si origina questo comportamento? Mm. Mm. Innanzitutto questa persona reputa che anche approcciarvi non cambierebbe nulla, che tanto il tempo di approcciarsi è passato, perché mi viene detto quello che è successo, non se ne può fare granché, però continua a nutrire l'idea che questa persona non è stata così importante nella vostra vita, per molti manco sapete che esiste, o è quella classica faccia che si è sempre vista sullo sfondo, ma vabbè, perché siamo abitué di un locale per esempio. Per cui tutto quello che ha creato l'interesse di questa persona nei vostri confronti, non essendosi sviluppato in tempi consoni, o almeno così reputa la persona, non ha più ragione di essere inseguito fino ad arrivare a avere un contatto diretto con voi, per cui si accontenta o gli va bene o gli piace guardarvi da lontano. Diciamo che non ne vale la pena per loro a questo punto fare lo sforzo, ma c'è anche un grosso senso di delusione, che non credo venga solo da parte vostra. Casomai quello è un aggiunto, credo che la delusione venga di più dalla parte di questa persona, cioè è una delusione verso se stessi. Questa persona reputa che colpa mia, dice a se stesso, perché mi viene a dire che è un maschio, colpa mia se questo tipo di situazione nella vita è andato in questa direzione. Potevo tirare fuori le palle, potevo parlare prima, potevo esprimermi in maniera diversa anche. Dipende qual è la situazione. Potrebbe anche essere qualcuno che ha avuto sempre una cotta nei vostri confronti e non ha mai avuto il coraggio di dirvelo, Dunque, che tipo di sentimenti non ostentati nutre nei vostri confronti? Eccoci qui subito col non ostentato. Ok, allora stiamo parlando d'amore. Potrebbe essere romantico o parentale. Per molti a me sembra che sia una questione proprio di genitori, familiari, persone che avrebbero dovuto essere nella vostra vita e che non ci sono state. Per cui ora sanno benissimo che questo è il minimo, voglio dire, rimanere a distanza è il minimo. E c'è un desiderio che, anche se catalogato come non possibile, comunque persiste, ed è un desiderio di poter comunque provare a vivere l'amore nei vostri confronti. Quindi è quel desiderio mai realizzato, ecco, si autosostiene proprio perché è mai realizzato. E vedo qui molte persone, di quelle che non che stanno guardando, ma che si trovano a non avere espresso i loro sentimenti al tempo nei vostri confronti, o essersi comportati come dovevano al tempo nei vostri confronti. Vedo che pensano spesso a come sarebbe stata la loro vita se invece l'avessero fatto. Non li vedo struggersi, ma comunque non è una bella sensazione. E temo che ci sia anche per molti, soprattutto quelli con un legame parentale, tutta una complessità di situazioni laterali che si vanno a riattivare nella mente di queste persone quanto considerano tutto quello che è accaduto, che comunque vanno ad aggiungere ulteriormente alla lista delle motivazioni per cui è meglio che ora questa persona non si rifaccia viva nella vostra vita o non pensi di venirsi a prendere quello che avrebbe potuto magari generare nel momento giusto. Credo che ci sia voluto del tempo a questa persona per capire dove ha sbagliato. Non che ci volesse una grande scienza, come si dice dalle mie parti, no, non serviva una laurea per capirlo, però sicuramente serviva una maturità emotiva. Ora, io non direi che questa persona ha tutta la maturità emotiva del mondo o che è arrivato a un livello così eccelso, perché comunque chi ci arriva avrebbe comunque agito in maniera diversa ora.
per cui è qualcuno che dice tanto non vale la pena, sceglie ancora comunque di dire non è il caso. Sto parlando di quelli che sono in questa situazione con un genitore. Gli altri, se si tratta di una cotta di amore romantico, posso anche capire come certe situazioni non abbiano senso, ma comunque stare qui a vivere l'interesse da lontano fino a questo livello, insomma, comunque non lo risolve. C'è anche il rammarico per non essere stato, vedi che c'è un ritorno alla tematica maschile, per non essere stato d'appoggio nei momenti in cui c'era bisogno, e in particolare non essere stato in grado di creare armonia, per esempio, con vostra madre. Non solo essere di supporto economico, ma proprio creare armonia con la controparte genitoriale. Capisco che è una lettura generale, magari non tutti si trovano in questa specificità della lettura, però è molto chiara, quindi immagino che più di qualcuno purtroppo abbia questa situazione. Comunque sia, è qualcuno che veramente ha buttato la possibilità di vivere un rapporto e si chiede continuamente come sarà. Quindi nei vostri confronti che tipo di sentimento nutre o sentimenti? Il sentimento dell'impossibilità. Se potesse parlarvi, vi dico subito cosa direbbe. Se potesse esprimersi liberamente nei vostri confronti, che cosa vi direbbe? Non ho dato priorità ai miei sentimenti, alla parte emotiva, alla parte emozionale della vita. Non ho proprio considerato come l'unico elemento importante nella vita i legami, i sentimenti, le emozioni. Ho preferito usare i miei sentimenti per ottenere, per soggiogare, per arrivare in punti. Li ho considerati qualcosa da tenere a bada e fino ad ora discretamente ci ero anche riuscito, però insomma adesso il tempo passa e mi comincio a chiedere come sarebbe stato se una parte di me desidera veramente la pace interiore, ma una parte preponderante di me dice: come fai ad avere la pace interiore se non sai come affrontare il fatto che effettivamente hai toppato alla grande? C'è rammarico nei vostri confronti e c'è anche una parte che non ci arriva completamente, ma con la logica sì, e dice devo aver causato un bel po' di problemi a questa persona, devo aver dato non poche ansie e difficoltà al sistema nervoso di questa persona e di quelli coinvolti. Per quelli invece che non hanno una situazione genitoriale, c'è proprio il rammarico per non aver fatto il primo passo nei vostri confronti, per non aver utilizzato al meglio il tempo, per aver messo da parte i sentimenti in quel senso. Mentre voi i sentimenti li avete sempre avuti, siete sempre state persone, soprattutto a osservarvi ora in lontananza, che sarebbero magari in grado di comprendere e di eventualmente perdonare o di, che ne so, farci una risata, o magari avevate anche voi gli stessi sentimenti, no? Magari voi non trovate desiderio verso questa persona e questa persona, avendo compreso, non ha fatto il suo passo. Vedete che è un po' interpretabile a seconda che qui abbiamo un genitore di mezzo o un possibile amante, no? Mi viene da chiedere come proseguirà poi questa cosa, perché... Ah, ok. Finisce così, non... Questa persona probabilmente reputa che la cosa più furba e matura da fare sia lasciar perdere e quindi si limita a osservare da lontano, ad avere questo mix di sentimenti e ricordi probabilmente e fantasie nella sua testa, però è come dire, la cosa migliore che io possa fare ora è non andare a creare ulteriori casini, non andare a creare ulteriori problematiche. Al massimo, se nel tempo qualcuno ha rilasciato i rapporti con un genitore di questo tipo,
può accettare la parte economica che il genitore cerca di dare, perché è una forma quasi, non dico di scusante, ma di riparo per quello che è stato. Però capisco che insomma non è che ripara il denaro. Però sappiate che se questo è il caso, dietro il denaro in realtà si nascondono tutte queste cosine qui. Ok? Quindi questa era la vostra lettura, io spero di avervi aiutato e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto. Ciao ciao.